Lezione 1. Avventure dopo il lavoro. Ehi Anna, cosa hai fatto oggi dopo il lavoro? Bene, è stata una serata così bella, quindi ho deciso di esplorare un nuovo sentiero escursionistico vicino a casa mia. Oh, un sentiero. Sembra divertente. Com'è stata l'esperienza? È stato fantastico! Il sentiero si snodava attraverso questa bellissima area boscosa, sembrava così tranquillo e rigenerante. È fantastico. Adoro stare all'aria aperta nella natura, soprattutto dopo una lunga giornata in ufficio. Anche io. C'è qualcosa nel prendere una boccata d'aria fresca e nell'esercizio fisico che ricarica davvero le batterie. Assolutamente. Hai incontrato animali selvatici o habitat interessanti lungo il percorso? Sì, in realtà, ho notato alcuni cervi e persino un paio di specie di uccelli diverse che non avevo mai visto prima. Che bello. Mi piace sempre vedere la flora e la fauna locale quando sono fuori ad esplorare. Lo stesso qui. È come una piccola oasi naturale proprio nel centro della città. È davvero carino. Forse dovrò unirmi a te in una delle tue escursioni dopo il lavoro, prima o poi. Dovresti assolutamente. Mi piacerebbe la compagnia. Inoltre, posso mostrarti alcuni dei miei posti preferiti. Sembra fantastico. Potrei sfruttare più opportunità per uscire e godermi la vita all'aria aperta. Decisamente. È un ottimo modo per rilassarsi e ricaricarsi dopo un'intensa giornata lavorativa. Di sicuro. Beh, sono felice che tu ti sia divertita così tanto durante la tua escursione oggi, Anna. Grazie, Giovanni. Era il modo perfetto per concludere la giornata. Non vedo l'ora di tornarci. Non ti biasimo. Fammi sapere la prossima volta che pianifichi un'avventura dopo il lavoro. Andrà bene. Non vedo l'ora di condividere l'esperienza con te. Fantastico, è un piano. Questo mi rende davvero entusiasta di uscire più spesso. Meraviglioso! So che lo adorerai. La natura ha un modo di ringiovanire lo spirito. Lo sento già. Grazie per la raccomandazione, Anna. Lo apprezzo. Lezione 2. Esplorare le notizie locali. Ehi Anna, hai un giornale locale preferito che leggi? Ciao John, lo faccio. Mi piace leggere il quotidiano per restare informato su quello che succede nella nostra città. È fantastico. Sono allo stesso modo. Spesso mi piace leggere il giornale la mattina. Lo stesso qui. Nella nostra città vengono pubblicati 3 giornali diversi, quindi provo a vederne una varietà. Ah sì, è un buon approccio. Controllare più fonti ti aiuta a ottenere una visione completa. Esattamente. Trovo affascinante confrontare le prospettive e la copertura degli eventi locali. Decisamente. È sorprendente come i giornali diversi riescano a evidenziare punti di vista unici sulle stesse storie. Assolutamente. Hai un preferito tra i 3 giornali qui? Sai, tendo a gravitare verso il quotidiano metropolitano. Trovo che i loro resoconti siano equilibrati e approfonditi. Ah sì, è una scelta solida. Fanno un ottimo lavoro nel tenere informata la comunità.
Concordato. E mi piace il fatto che presentino un buon mix di notizie difficili, articoli di interesse locale e persino alcuni contenuti divertenti. Sì, questo approccio a tutto tondo è davvero allettante. È una lettura piacevole. Di sicuro. Va bene, mi assicurerò di prendermi una copia domani mattina quando torno. Sembra un piano. Dovrò controllare anch'io. Questa è stata una grande discussione sulle notizie locali. Decisamente. È sempre utile rimanere aggiornati su ciò che accade nella nostra comunità. Lezione 3. Viaggio di shopping. Ehi Anna, vai al negozio più tardi. Devo prendere un paio di cose. Ottimo tempismo, John. Stavo proprio per uscire per fare shopping. Hai bisogno di qualcosa di specifico? Beh, sto esaurendo alcune forniture per ufficio di base, penne e quaderni, quel genere di cose. Fatto. Posso sicuramente tenerli d'occhio. Altro che stai cercando? HMM, lasciami pensare. O mi farebbe comodo un nuovo mouse per computer se ti capita di vedere qualche buon affare. Ok, forniture per ufficio e un mouse per computer, annotato. Sicuramente controllerò la sezione elettronica. Perfetto, grazie Anna. Apprezzo davvero che tu li abbia presi per me. Nessun problema. Sono felice di prenderli mentre sono fuori. C'è altro di cui hai bisogno? Non creda. Solo questi elementi principali saranno fantastici. Sto cercando di rifornire le basi, sai. Assolutamente sì. È sempre bene avere a portata di mano le scorte essenziali. Terrò gli occhi aperti. Meraviglioso. Ti rimborserò le spese al tuo ritorno. Fammi solo sapere il totale. Suona bene. Va bene, vado a fare un po' di shopping. C'è altro che posso prendere per te? Penso che questo lo copra. Grazie ancora, Anna. Buon viaggio. Non c'è di che, John. Ci vediamo più tardi con le tue nuove provviste. Goditi il resto della giornata. Anche tu. Chatta con te presto. Lezione 4. Incremento della fiducia in se stessi. Anna, posso chiederti una cosa? Mi sento un po' insicuro ultimamente. Naturalmente, Giovanni. Cosa sta succedendo? Sono qui per ascoltare. Beh, ho dubitato di me stesso e delle mie capacità. Temo il dolore di essere rifiutato. Capisco quella paura, ma ricorda, tu sei abbastanza. Non dubitare mai del tuo valore. Lo pensi davvero? A volte mi sento come se non fossi abbastanza bravo. John, sei così capace e talentuoso. Non lasciare che quei pensieri negativi ti abbattano. Cerco di essere positivo, ma a volte è difficile. Voglio solo sentirmi sicuro di me stesso. So che non è facile, ma hai così tanto da offrire. Concentrati sui tuoi punti di forza, non sulle tue debolezze. Lo fai sembrare così semplice. Come posso davvero iniziare a crederlo di me stesso? Ci vuole pratica, ma sii gentile con te stesso. Festeggia le tue piccole vittorie e non essere così duro con te stesso.
Ok, ci proverò. È solo difficile quando mi paragono agli altri. Lo so, ma ognuno è nel suo viaggio. Il confronto è il ladro della gioia. Abbraccia la tua unicità. Hai ragione. Devo smetterla di preoccuparmi di quello che fanno gli altri. Esattamente. Concentrati solo sull'essere la versione migliore di te stesso. Ce l'hai, John? Grazie, Anna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per incoraggiarmi. Significa molto. Lezione 5. Trasformazione tecnologica. Ehi Anna, ricordi quando eravamo più giovani e i computer erano ancora una novità? Oh sì, lo faccio sicuramente. È sorprendente la rapidità con cui la tecnologia è avanzata. Assolutamente. Ricordo quando la mia famiglia ricevette per la prima volta un computer, fu una cosa davvero importante. Lo stesso qui. Allora l'obiettivo era acquistare un computer entro il 2000. Ah sì. E all'arrivo del 2000 i computer erano diventati molto comuni. Esattamente. È pazzesco pensare quanto si siano evoluti e siano diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Non sto scherzando. Ricordo quando internet era ancora dial-up e la navigazione sul web era così lenta. Oddio, i giorni del dial-up. Aspettando per sempre il caricamento di una singola pagina web. Ah sì. E ora abbiamo la banda larga velocissima degli smartphone nelle nostre tasche. Incredibile, vero? La tecnologia ha completamente trasformato il modo in cui viviamo e lavoriamo. Decisamente. Mi chiedo quali saranno i prossimi grandi progressi. La realtà virtuale forse. È un pensiero interessante. Posso solo immaginare quanto diventerà coinvolgente questa tecnologia. Giusto. Le possibilità sono infinite. È un momento emozionante per essere vivi, questo è certo. Assolutamente. Sono curioso di vedere come la tecnologia continuerà a plasmare il nostro futuro. Anche io. Ma una cosa è certa. Il ritmo del cambiamento non rallenterà tanto presto. Questo è sicuro. È stato un viaggio incredibile e non vedo l'ora di vedere cosa succederà dopo. Lo stesso qui. Il futuro è luminoso, amico mio. Lezione 6. L'ascesa della cultura del fumetto. Ehi Anna, hai visto l'ultimo film sui supereroi appena uscito? Oh no, non l'ho ancora visto. Volevo dare un'occhiata. Sei un grande fan dei fumetti? Assolutamente. Li adoro fin da quando ero ragazzino. Le storie e i personaggi mi hanno sempre affascinato. È fantastico. Devo ammettere che non ero un grande appassionato di fumetti, ma mi hanno decisamente affascinato. Sì, l'industria dei fumetti è davvero esplosa negli ultimi anni. È diventato una parte enorme della cultura popolare. Decisamente. Voglio dire, chi avrebbe mai pensato che un semplice fumetto potesse trasformarsi in un'industria così enorme? Giusto. È davvero incredibile. Forse questo significa che le storie e i personaggi entrano davvero in risonanza con le persone a un livello più profondo. Questo è un ottimo punto.
ci deve essere qualcosa nella creatività e nell'immaginazione che attira le persone. Assolutamente. I mondi dei personaggi creati nei fumetti offrono una via di fuga che le persone trovano davvero avvincente. Lo vedo. La narrazione è così avvincente e le immagini sono semplicemente accattivanti. Totalmente. E ora con tutti gli adattamenti cinematografici, le storie diventano ancora più accessibili a un pubblico più vasto. Esattamente. È fantastico come il mezzo dei fumetti si sia evoluto e abbia trovato il successo mainstream. Decisamente. Sono entusiasta di vedere come l'industria e il fandom continueranno a crescere negli anni a venire. Anche io. È stato davvero affascinante assistere a questo cambiamento culturale. I fumetti sono arrivati fin qui. Concordato. Ciò dimostra semplicemente il potere della grande narrazione e delle idee innovative. Assolutamente. Non vedo l'ora di tuffarmi nel prossimo grande successo di fumetti. Lo stesso qui. Sarà un viaggio emozionante. Lezione 7. Esplorare le opzioni di viaggio. Ehi Anna, sto cercando di pianificare un grande viaggio e mi farebbe piacere il tuo contributo. Oh, un viaggio? Che emozione! A che tipo di avventura stai pensando? Bene, sto considerando alcune destinazioni diverse e sto cercando di valutare i pro e i contro. Ok, sentiamolo. Sono felice di prestare orecchio e condividere i miei pensieri. Grande. Da un lato sono davvero attratto da quella vacanza su un'isola tropicale. Spiagge bellissime, cibo straordinario e un'atmosfera super rilassante. Sembra paradisiaco. La possibilità di rilassarti e ricaricarti potrebbe essere proprio ciò di cui hai bisogno. Esattamente. Ma poi sono anche incuriosito da quel tour storico della città. Così tanta cultura e architettura da esplorare. Buon punto. Anche questo tipo di esperienza culturale coinvolgente può essere incredibilmente arricchente. Concordato. È una decisione difficile bilanciare relax e avventura. Cosa ne pensi? Bene, considerando questi aspetti, direi che tutto dipende da cosa speri di ottenere dal viaggio. Questo è un buon modo di vedere la cosa. Dovrò sicuramente riflettere sulle mie priorità. Assolutamente. Prenditi solo un po' di tempo per pensarci. Sarò felice di fare ulteriori brainstorming se ne hai bisogno. Meraviglioso, grazie Anna. Penso di avere un'idea migliore di come procedere ora. Eccellente. Sono felice di aver potuto contribuire a fornire una nuova prospettiva. Fammi solo sapere cosa decidi. Andrà bene. Va bene, è ora di mettere in moto la pianificazione del viaggio. Apprezzo che tu ne abbia parlato con me. Naturalmente, in qualsiasi momento. Sono entusiasta di sapere tutto dei tuoi viaggi, ovunque tu vada. Decisamente. Sarà un'avventura fantastica, lo sento. Lezione 8. Esplorare spostamenti alternativi. Buongiorno Anna. Hai mai pensato di andare al lavoro in bicicletta? Buongiorno, Giovanni. In effetti ci ho pensato ultimamente. Cosa ti ha spinto a tirarlo fuori? Beh, ho cercato di trovare modi per essere più eco-friendly e fare un po' di esercizio nella mia routine quotidiana.
È un'ottima idea. Andare al lavoro in bicicletta selezionerebbe sicuramente entrambe le caselle. Esattamente. Inoltre potrebbe farmi risparmiare un sacco di spese di benzina e parcheggio. È vero, il risparmio sui costi sarebbe un bel bonus. L'hai già fatto prima? No, non ancora. Ho fatto ricerche su percorsi e attrezzatura. Sembra fattibile, anche se potrebbe richiedere qualche aggiustamento. Posso immaginare. Cambiare il tuo tragitto giornaliero in questo modo è un grande cambiamento. Hai pensato alla logistica? Beh, dovrò capire come riporre in sicurezza la mia bici in ufficio. E dovrò pianificare il tempo, ovviamente. Decisamente. Queste sono considerazioni importanti. Ma penso che sia fantastico che tu stia esplorando tutto questo. Grazie, Anna. È un po' scoraggiante, ma sono entusiasta dei potenziali benefici. Ti sento. A volte provare qualcosa di nuovo può sembrare un po' intimidatorio, ma potrebbe essere davvero gratificante. Questo è un buon punto. Sono disposto a fare un tentativo e a vedere come va. Nel peggiore dei casi, torno a guidare. Esattamente. Non deve essere una cosa tutto o niente. Puoi sempre ridimensionarlo se necessario. Decisamente. Va bene, inizierò a delineare un piano. Augurami buona fortuna. Buona fortuna, Giovanni. Penso che sia un'ottima idea e sono felice di aiutarti come posso. Bellissimo, grazie Anna. Ti terrò aggiornato sui progressi del mio tragitto giornaliero in bicicletta. Lezione 9. Amici pelosi. Ciao Anna, hai degli animali domestici? Sì, certamente. Ho un cane e un gatto. Sono i miei compagni pelosi. È fantastico. Adoro gli animali. Che tipo di cane e gatto hai? Beh, il mio cane è un Golden Retriever di nome Buddy. È così dolce ed energico. Ah, i Golden Retriever sono cani meravigliosi. E che mi dici del tuo gatto? Il mio gatto è un calico di nome Mittens. È un po' più indipendente, ma è molto affettuosa. I calici sono bellissimi. Sembra che tu abbia un duo piuttosto dinamico lì. Assolutamente. Mi tengono sulle spine, ma li adoro. Anche tu sei un amante degli animali domestici? Puoi scommetterci. Ho un Labrador di nome Daisy. È la mia migliore amica pelosa. I Labrador sono cani così leali e amorevoli. Capisco perché Daisy è tua amica. Decisamente. È al mio fianco da anni. Gli animali domestici diventano davvero parte della famiglia. No. Decisamente. Forniscono così tanta compagnia e gioia. Non potrei immaginare la mia vita senza Buddy e Mittens. Lo stesso qui. Daisy è stata lì per me nel bene e nel male. Portano davvero tanta felicità. Assolutamente. L'amore e il sostegno incondizionati dei nostri animali domestici sono davvero speciali. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, dovrò dare a Daisy qualche coccola in più quando torno a casa. Oh, sono sicuro che lo apprezzerà. Goditi il tempo con il tuo amico peloso.
Grazie, Anna. Regala anche a Buddy e Mittens degli animali domestici per me, ok? Lezione 10. Arrivare alla fermata dell'autobus. Ehi Anna, mi sono un po' perso. Devo andare alla stazione degli autobus, ma non sono sicuro della strada da prendere. Oh, nessun problema. Permettimi di provare ad aiutarti. Da dove stai iniziando? Sono all'angolo tra Maine e Hope. Sto cercando di raggiungere la stazione degli autobus in centro. Ok, capito. Da lì, ti consigliamo di dirigerti a sud su Oak Street. La stazione degli autobus dovrebbe essere a circa 10 minuti a piedi. Fantastico, grazie. E una volta raggiunta la stazione degli autobus, quale autobus devo prendere per arrivare in centro? Lasciami pensare. L'autobus numero 12 va direttamente in centro. Dovrebbe funzionare ogni 20 minuti circa. Perfetto, il numero 12. Apprezzo davvero che tu mi abbia spiegato tutto questo, Anna. Non voglio perdere l'autobus. Ovviamente, so che spostarsi con i mezzi pubblici può essere complicato, soprattutto se non hai familiarità con la zona. Decisamente. Di solito guido, quindi è un po' fuori dal mio elemento, ma sto cercando di essere più eco-friendly. È fantastico, John. Prendere l'autobus è un modo fantastico per ridurre le emissioni di carbonio. E non è poi così complicato una volta capito come funziona. Sono sicuro che hai ragione. Ok, adesso vado fuori. Augurami buona fortuna. Buona fortuna! Ricorda solo di andare a sud sulla Oak fino alla stazione degli autobus, poi cerca l'autobus numero 12. Hai questo? Bellissimo, grazie ancora Anna. Ti farò sapere come va. Suona bene? Buon viaggio e non esitare a contattarci se hai bisogno di altro aiuto. Anna, bene. Parliamo più tardi. Lezione 11. Una fuga in spiaggia. Ehi Anna, che ne dici di visitare una spiaggia vicina questo fine settimana? Mi servirebbe un po' di tempo per rilassarmi e prendere il sole. Una gita in spiaggia sembra assolutamente perfetta. Hai in mente qualche spiaggia specifica? Beh, c'è quella graziosa cittadina costiera a circa un'ora da qui. Ho sentito che le spiagge lì sono bellissime. Ah sì, conosco quello di cui stai parlando. Le spiagge sabbiose e le scintillanti acque blu sono semplicemente stupende. Fantastico, è quello che speravo mi consigliassi. Mi piacerebbe trascorrere una giornata esplorando e rilassandomi lì. Decisamente. È un posto così tranquillo e pittoresco. Inoltre, ci sono molti piccoli negozi e ristoranti divertenti da visitare. Perfetto. Questo è esattamente ciò di cui ho bisogno. Un bel cambio di ritmo dal trambusto della città. Assolutamente. Sarà la mini fuga ideale. Possiamo preparare un picnic, portare un po' di crema solare e immergerci nell'atmosfera costiera. Sembra paradisiaco. Posso già immaginarci mentre passeggiamo sul lungomare, ascoltando il rumore delle onde che si infrangono. Anche io. E dovremo assicurarci di immergere i piedi nell'acqua. Magari fai anche una nuotata se fa abbastanza caldo. Oh, una nuotata sembra divina. Mi sto rilassando solo a pensarci. Questo è esattamente ciò che ha ordinato il medico.
Ah, non potrei essere più d'accordo. Una giornata in spiaggia è il rimedio perfetto per lo stress della vita quotidiana. Esattamente. Va bene, iniziamo a pianificare questa piccola avventura al mare. Non vedo l'ora. Neanche io. Sarà davvero divertente, sto già contando i giorni. Eccezionale. Ok, inizierò a valutare le opzioni per l'hotel e a prendere accordi. Sarà fantastico. Meraviglioso! Fammi solo sapere cosa posso fare per aiutarti. Sono così emozionata per la nostra vacanza al mare. Lo farò, grazie Anna. Va bene, è ora di sognare ad occhi aperti di costruire castelli di sabbia e prendere un po' di sole. Lezione 12. Avventure escursionistiche. Adoro fare escursioni. È un ottimo modo per godersi la natura e rimanere attivi. Anche io. Non c'è niente di meglio che uscire sui sentieri ed esplorare i grandi spazi aperti. Assolutamente. L'aria fresca, lo splendido scenario, la sensazione di realizzazione. È tutto così rigenerante. Decisamente. Ed è un'esperienza davvero pacifica e radicata, non credi? Completamente. Mi permette di staccare dalla frenesia della vita quotidiana. Esattamente. È il modo perfetto per ricaricarti e riconnetterti con te stesso. Non potrei essere più d'accordo. Hai qualche punto escursionistico preferito da queste parti? Sì, c'è questo parco statale davvero meraviglioso a circa un'ora di distanza. I sentieri sono semplicemente mozzafiato. Oh, dovrò controllarlo. Sono sempre alla ricerca di nuove avventure escursionistiche. È il migliore. Ci sono sentieri per tutti i diversi livelli di abilità, quindi è ottimo sia per gli escursionisti esperti che per i principianti. Fantastico, sembra perfetto. Mi piacerebbe programmare presto una gita di un giorno lì, se ne hai voglia. Decisamente. Sarei felice di unirmi a te. Possiamo preparare il pranzo e dedicarci un'intera giornata. Sembra un piano. Non vedo l'ora di allacciarmi gli stivali e percorrere i sentieri con te. Neanche io. Sarà così divertente. Stare semplicemente nella natura, ammirare il paesaggio. Assolutamente. Sento già che lo stress si scioglie solo a pensarci. Lo stesso qui. L'escursionismo è davvero il modo migliore per ricaricarsi e riconnettersi. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, iniziamo a pianificare la nostra escursione escursionistica. Suona bene? Sono così emozionato. Sarà un'avventura fantastica. Non ho dubbi a riguardo. Ok, è ora di preparare lo zaino. Lezione 13. Preservare le meraviglie naturali. La World Wildlife Commission ha recentemente mostrato come i governi possono lavorare per rendere le visite a meraviglie naturali come le cascate del Niagara un'esperienza più sostenibile. Oh, è affascinante. Sono davvero interessato a saperne di più sui loro consigli. Proteggere questi iconici siti naturali è così importante. Assolutamente. Il rapporto ha evidenziato alcune strategie chiave come l'implementazione di quote di visitatori e la promozione di opzioni di trasporto ecocompatibili. Questo ha molto senso. Controllare il numero di visitatori e incoraggiare metodi di viaggio sostenibili può fare molto.
Decisamente. Hanno anche suggerito di investire in infrastrutture per ridurre al minimo l'impatto ambientale, come costruire passerelle invece di sentieri asfaltati. Accorto. Ciò aiuta a preservare i delicati ecosistemi attorno a queste attrazioni naturali. Ogni piccola cosa aiuta, non è vero? Decisamente. E il rapporto sottolinea l'importanza di educare i visitatori sulla conservazione e sulle pratiche turistiche responsabili. Questo è un ottimo punto. Dare potere alle persone con la conoscenza è fondamentale. Se ne comprendono l'importanza, è più probabile che facciano la loro parte. Esattamente. L'obiettivo è consentire alle persone di sperimentare e apprezzare queste meraviglie, proteggendole allo stesso tempo per le generazioni a venire. Assolutamente. Si tratta di trovare quell'equilibrio, consentire l'accesso, ma in modo sostenibile. Sono davvero colpito dall'approccio olistico della Commissione. Anche io. È una questione complessa, ma sembra che abbiano individuato alcune soluzioni pratiche che potrebbero fare davvero la differenza. Concordato. Spero che i governi prendano a cuore queste raccomandazioni e le implementino. I nostri tesori naturali sono insostituibili. Non potrei essere più d'accordo. Questo è un passo importante per preservare questi siti iconici per il futuro. Sono felice di vedere questi sforzi in corso. Decisamente. Mi dà la speranza che possiamo trovare modi affinché le persone possano godere in modo responsabile della bellezza della natura senza comprometterla. Esattamente. Va bene, mi sento ispirato a pianificare la mia prossima avventura ecologica. Che ne dici di dare un'occhiata a una di quelle meraviglie naturali sostenibili? Assolutamente. Ci sto. Sarà un'opportunità straordinaria per vivere e apprezzare la natura in modo consapevole. Non vedo l'ora. Ok, iniziamo a ricercare alcune opzioni. Sarà epico. Lezione 14. Moda elegante e conveniente. L'accordo Luffy dovrebbe essere caldo, elegante e conveniente. Qualche idea su dove possiamo trovare qualcosa del genere? Lasciami pensare. C'è quella nuova boutique in centro che sembra avere alcune opzioni davvero alla moda ma allo stesso tempo convenienti. Oh, non ho ancora controllato quel posto. Che genere di cose hai visto lì? Beh, l'ultima volta che ci sono stata, avevano dei maglioni fantastici, davvero comodi ma anche davvero chic, e i prezzi erano abbastanza ragionevoli. Fantastico, è proprio quello che cerco. Da qualche parte posso procurarmi un bel capo di abbigliamento invernale senza spendere una fortuna. Decisamente. Avevano anche delle giacche e degli accessori carini che si abbinavano bene con un maglione. Perfetto. Sto immaginando di mettere insieme un look davvero coordinato ma confortevole per la stagione fredda. Assolutamente. E la parte migliore è che non devi sacrificare lo stile per la convenienza. Esattamente. Ovvio dover scegliere tra qualità e costo. È fantastico quando puoi trovarli entrambi. Totalmente d'accordo. E penso che avessero anche degli stivali carini che avrebbero completato bene l'outfit.